LumaFusion si aggiorna alla versione 5.4.2. Ovviamente sono aggiornamenti minori che riguardano poche funzioni, ma le andiamo a vedere ovviamente ugualmente come buona regola. Le prime due riguardano Storyblocks. Viene aggiunta una cartella, una voce che si chiama immagini, quindi possiamo andare a attingere, se ci abboniamo, a tutte queste immagini. La seconda riguarda sempre Storyblocks e una parte dei filtri, quindi di ricerca, quindi andremo a vedere se migliora la ricerca e ovviamente l'ottimizzazione di ricerca appunto di Storyblocks. La terza novità riguarda i testi. Viene aggiunto un background dietro il nostro testo, possiamo scegliere un colore di background. Speriamo che il giorno mettano anche, non so, qualche ombra sfumata, le ombre ci sono già ma non sono sfumate, qualche appunto sfumatura sul background, eccetera eccetera. Bene, andiamo a vedere queste novità in questo video. Ok, siamo in LumaFusion, vediamo subito le tre novità. Le prime due, come ho detto, riguardano Storyblocks, quindi andiamo dal fiorellino sulla libreria, andiamo in Storyblocks e vediamo subito che c'è una nuova voce che si chiama immagini. Ecco, io non sono d'accordo, come magari tanti di voi, a utilizzare ovviamente gli abbonamenti per fare qualsiasi cosa, però ci sbattiamo per andare a trovare immagini se ci servono o paghiamo un abbonamento. Io lo trovo abbastanza giusto questo qua, perché il prezzo non è altissimo e ci permette di attingere a tante risorse, sia video, e adesso ovviamente abbiamo visto che ovviamente sono anche immagini, quindi io posso prendermi un'immagine e poi ne faccio un po' quello che voglio. La seconda novità, che riguarda sempre Storyblocks, è questa. Se andiamo nella ricerca, vedete, sono uscite tutte queste vocine qua, quindi o una voce per l'altra mi permette di andare a raffinare la ricerca. La cosa bella è che c'è la ricerca di soprattutto video, non so se foto ce ne sono, però verticali o orizzontali. Quindi lasciamo su verticale, andiamo a vedere cosa succede. Possiamo anche andare a dire farmi vedere solo i video in 4K, e poi ci sono queste tre voci che me le dovete spiegare. Qui c'è la voce che dice, racconta e parla così: liberi da diritti di immagine. Quindi vuol dire che se io voglio un video che non mi venga da rompere scatole, devo cliccare qui, quindi gli altri potrebbero essere soggetti a diritti d'autore? Vabbè, facciamoci sta domanda. E anche qui c'è liberatoria proprietà. Non lo so cosa vuol dire, e qua anche editoriale. Queste tre voci mi puzzano un pochino, però ragazzi, va bene, così. Andiamo a vedere un attimo i video, sia in sfondi o ovviamente in filmati. Io adesso ho messo verticale solo 4K, quindi se vado adesso, quando ho finito la ricerca ovviamente, vado qua e mi dovrebbero apparire solo i video che sono in verticale, quindi non male come cosa, non male. L'ultima novità riguarda il testo, quindi se vado a fare più, questa novità è molto semplice, non è niente di strano. Vado a mettere un testo in sovraimpressione, vado dentro al testo, e cosa succede? Se vado a editare il mio testo, ci accorgiamo che c'è qua, aspettate che vado un po' col mouse, un po' col dito, stavo registrando con Camo Studio, sto registrando, quindi la telecamera è quello che è, però diciamo che speriamo che migliorino l'esposizione. Quindi vado qui e troverò un'altra voce, ok? Oltre a tutte le altre trovo anche il background, quindi ho la possibilità di andare, vedete qua, qui c'è sfondo, ok? Posso andare a mettere uno sfondo, quindi se io adesso faccio così e vado a metterci uno sfondo, ok, il mio sfondo appare di quel colore blu che ho messo, sperando che sia blu. Sapete che io, quindi però le stesse cose, ho l'altezza, forse l'altezza, solo l'opacità, e non ho più niente. E vabbè, ragazzi, speriamo che amplino un po', tutte queste ovviamente queste funzioni. Bene amici, cosa ne pensate di queste piccole novità?
sarebbe stato bello avere ovviamente nello sfondo del testo magari una sfumatura, o anche aggiunta nelle ombre di una sfumatura, eccetera eccetera, tutte le cose che hanno altri programmi simili o diciamo meno professionali. Vi ricordo che su questo canale trovate tutti i tutorial dalla prima versione fino a questa per imparare a utilizzare LumaFusion, quindi sono gratuiti, a voi non costa nulla, quindi potete attingere a queste risorse. In ultimo ragazzi, se volete ovviamente condividere questo video con i vostri amici, vi fate un favore, magari se vogliono imparare questo programma o si avvicinano per la prima volta a LumaFusion, sia per iOS che per Android. E infine siamo giunti alla richiesta finale. Se volete iscrivetevi al canale, che ovviamente a voi non costa nulla e a noi dà una spinta non indifferente, e poi c'è sempre la campanella se la volete azionare per avere ovviamente le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, un abbraccio, ci vediamo presto.